I contenuti del video di oggi erano programmati più in là verso la decima puntata del corso di creatività fotografica per aspiranti autori. Oggi, come sai, volevo presentarti gli studi sulla percezione delle immagini, in particolare quello che aveva creato la scuola della Gestalt e come si potevano applicare questi concetti alla nostra fotografia. Tuttavia ho cambiato programma in quanto per dare seguito ad alcuni dei vostri messaggi e delle vostre richieste ho deciso di anticipare i contenuti di questo video e cambiare l'ordine di progressione dei moduli di questo corso di creatività fotografica per aspiranti autori. Come vedi, il tuo contributo e in generale il feedback di tutti gli utenti del canale per me è più che fondamentale. Mi aiuta a definire le priorità, a stabilire eventuali approfondimenti di tematiche che avrei sottovalutato o immaginato per altre playlist. Ecco perché è importante lasciare sempre un commento, soprattutto adesso che stiamo partendo. Nel video di oggi, come avrai capito dal titolo, ti parlerò di come e perché è importante realizzare un progetto fotografico. Quello di oggi naturalmente è solo un assaggio con una testimonianza personale, con la mia testimonianza. Ti racconterò prima la mia esperienza di come e perché ho realizzato il mio primo mini progetto fotografico e poi ti parlerò del perché e del come realizzare un progetto fotografico nell'ambito di un percorso di crescita personale. Questo tema sarà approfondito naturalmente, come già promesso, anche in una playlist specifica, come un corso dedicato interamente alla realizzazione di progetti fotografici. Oggi però è importante piantare una prima bandierina e introdurre l'argomento nelle sue due sfaccettature. Oggi quindi ti parlerò dell'aspetto produttivo del progetto fotografico, e cioè del perché è importante sviluppare un proprio progetto fotografico, in che misura la sua realizzazione è utile alla crescita artistica, all'espressione della creatività personale e alla capacità di narrazione attraverso il linguaggio della fotografia. Ma vedremo anche perché è importante realizzare un progetto fotografico da un punto di vista della propria crescita personale e dell'autoconoscenza. Come sai, io considero la fotografia come un atto creativo utile a farci esprimere il nostro messaggio e come anche un atto terapeutico, cioè utile a sviluppare la conoscenza del nostro mondo interiore e a guarire noi stessi e ad essere a guarire da noi stessi e ad essere un po' più realizzati e un po' più felici. Bene, se vuoi migliorare la tua creatività artistica in fotografia e allo stesso tempo riscoprire un po' te stesso, oggi ti guiderò attraverso il potere del progetto fotografico che nasce dalle tue emozioni. Scoprirai come questa pratica può migliorare le tue abilità artistiche e potrai portarti ad una profonda conoscenza personale. Se ancora non mi conosci, io mi chiamo Luciano Cassese, oltre ad essere un appassionato di fotografia dagli anni 90, sono un educatore ed uno psicologo di seconda laurea. In questo spazio condivido ciò che continuo ad imparare ogni giorno su come si sviluppa la creatività, cosa rende le nostre opere uniche e riconoscibili e come la fotografia possa aiutarci a trovare un senso nella vita e donarci felicità. So che già lo sai, ma prima di proseguire metti un bel like al video, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Così non ti perderai i prossimi video e mi aiuterai a diffondere il progetto. In più è gratis e se non ti piace quello che pubblico puoi sempre disiscriverti. Inoltre, se hai sentito l'intro del video, per me è fondamentale sapere cosa ne pensi delle idee e delle informazioni che ti presento. Il canale sta partendo adesso e quindi hai davvero l'opportunità di partecipare attivamente a qualcosa di nuovo e non a qualcosa di preconfezionato, nei limiti tecnici di quello che è una piattaforma come YouTube. Se ti va e se poi ti piacciono i contenuti di questo video, fai circolare l'energia positiva. Non dimenticare di condividere il video con altri appassionati di fotografia che potrebbero beneficiare da queste informazioni. Bene, cominciamo quindi dalla mia storia personale. Di certo avrei sentito dire, probabilmente anche da altre persone, che realizzare un progetto fotografico è molto importante per la propria crescita, perché ci focalizza su un unico tema e, costringendoci a generare una serie di immagini che abbiano una coerenza narrativa, ci spinge anche a sviluppare un unico stile estetico.
Il progetto fotografico è fondamentale per passare dalla foto singola alla narrativa attraverso le immagini, ad una collezione che racconta qualcosa. Bene, sono tante le tematiche su cui si possono sviluppare i progetti fotografici. Per esperienza ti posso dire che quello che mi ha permesso di fare un grande salto in avanti con la mia fotografia è stato quello di realizzare un piccolo progetto fotografico ridotto per dimensione nel tempo e nello spazio per esprimere delle emozioni che mi portavo dentro e che a breve ti mostro. Questo è stato il mio primo progetto fotografico in assoluto ed è questo il motivo per cui ti consiglio di farlo in questo modo. Se non sai da dove devi partire per fare un progetto fotografico, parti proprio da dentro di te, le tue emozioni. Il luogo della Terra più vicino a noi e anche il più sconosciuto è proprio la nostra anima, la nostra psiche. Ti racconto una storia sperando che possa essere per te di ispirazione. Qualche anno fa ho attraversato, come tutti del resto, un momento di avvilimento, diciamo un momento di difficoltà, di affaticamento. Devi sapere che fino a una decina di anni fa io mi sono occupato di formazione aziendale, anche con buone soddisfazioni economiche e personali. Tuttavia, quel mondo edulcorato, fatto per lo più di vendita e sorrisi di plastica, che ho frequentato con molto piacere per oltre 20 anni, ha cominciato a starmi un po' stretto. Per motivi personali, perché ero cambiato io e volevo qualcosa di più vero, e per motivi contingenti legati alla nascita del primo figlio. Infatti, con l'imminente nascita del mio primo figlio, ho capito che gli impegni di quel lavoro non erano compatibili con quello del ruolo del genitore. L'attività di formazione, devi sapere, è una specie di grande frullatore, si lavora veramente tutti i giorni della settimana e si è impegnato anche nei weekend. La formazione l'ho fatta per tanti anni e con molto piacere, infatti non rinnego niente, ma a un certo punto ho sentito l'esigenza di fare altro e ho deciso di dedicarmi all'insegnamento e più recentemente a fare l'attività di terapia. Detto questo, un paio di anni fa ho vissuto un piccolo periodo di avvilimento, come tanti del resto. Anche quando tutte le scelte della vita vengono operate con il massimo della consapevolezza, può capitare di attraversare periodi di stanchezza. E qui vorrei sfatare un mito. Si pensa spesso che gli psicologi, soprattutto quelli che praticano anche la meditazione, debbano essere tutte persone felicissime, realizzate, serene, che camminano emanando dietro la nuca raggi di luce bianca, ma non è così. Anzi, sono proprio quelli che hanno più problemi degli altri perché ne sono consapevoli e ne accettano la compagnia. Quando si alza il coperchio del vaso di Pandora, del proprio mondo interiore, viene fuori anche tantissima roba con cui fare i conti. Io quindi non sono né un guru né un illuminato, sono semplicemente una persona come tutti e come tutti attraverso periodi di stanchezza, di avvilimento, di ansia, esattamente come tutte le altre persone del pianeta. Qualche anno fa, in particolare 2 anni e mezzo fa, mi è capitato di attraversare un periodo di estrema stanchezza personale in cui mi sentivo un po' avvilito, letteralmente schiacciato da una routine asfissiante. Il lavoro era diventato molto pesante, senza alcun successo personale, anzi con una serie di emergenze da tamponare continuamente. Le mie giornate erano tutte uguali, fatte di una routine serrata che non lasciava alcuno spazio al riposo e alla creatività. Sveglia la mattina presto, esercizi, meditazione, poi vesti i bambini, accompagni i bambini a scuola, vai al lavoro, torni a casa, spesa, supermercato, il bambino alla scuola, cucina, accompagni i bambini, fai sport e così via. Una routine asfissiante fatta di appuntamenti sempre uguali che si susseguivano ogni giorno e che non lasciavano libero alcuno spazio personale. In più mi sentivo anche fuori posto fisicamente nel luogo in cui letteralmente lavoravo e vivevo. Le strade, le case, i palazzi non erano i luoghi della mia infanzia, della mia giovinezza o dei tempi dell'università, ma luoghi in cui mi ero volontariamente trasferito. Anche le persone che mi circondavano sembravano non capirmi. Quando provavo ad esprimere il senso di frustrazione, le risposte che ottenevo erano tutte molto bislacche, diciamo così. Questo però era un problema mio, in quanto io, non riuscendo ad esprimere con chiarezza quello che provavo, di conseguenza gli altri non riuscivano ad offrire un feedback adeguato. In questi momenti di stanchezza può capitare che ci si senta fuori posto nel mondo e di non avere le risorse sufficienti per affrontare quel tipo di vita. E così mi sentivo io. Gli americani userebbero il termine overwhelmed, cioè sovrastati.
All'epoca non mi era abbastanza chiaro l'emozione che provavo, come tutti i momenti di confusione, e avrei detto che mi sentivo scocciato, frustrato, mi sentivo come se non ce la facevo più, il classico non sopporto più a nessuno. In quel periodo, che è durato un mesetto, poco più in tutto, più volte mi sono chiesto se avessi giocato bene le carte che avevo avuto nella vita e se non ci fosse stato qualcosa di sbagliato dentro di me. Bene, così è nato il mio primo progetto fotografico in assoluto. Ho deciso di rappresentare con una serie di fotografie proprio quello stato d'animo per poterlo tirare fuori, osservarlo e diventarne consapevole per poi potermene disidentificare. Il mio intento era quello di rappresentare quello stato d'animo. Ma come rappresentare qualcosa di cui non riesci a definire bene i contorni? Bene, sono partito da quello che provavo in quel momento, anche se la sensazione non era del tutto chiara. Mi sentivo solo di essere schiacciato da un routine asfissiante. Il secondo step quindi è stato quello di trovare un modo per descrivere graficamente questa sensazione di schiacciamento. L'idea che ho avuto è stata quella di rappresentare i luoghi in cui operavo e che rappresentavano in un certo senso il senso del dovere, i ruoli sociali che stavo interpretando in quel momento, in un certo senso quello stesso stile di vita che mi ero scelto. Decisi quindi di rappresentare i luoghi in cui vivevo e lavoro abitualmente, mostrando delle prospettive che mi comprimessero, mi schiacciassero. Ho realizzato questa serie di foto che adesso ti mostro. Come vedi da questa serie di foto si sente proprio un carico emotivo, come qualcosa che ti schiaccia da un certo punto di vista. Per la realizzazione tecnica ho utilizzato la mia Nikon Z50, su cui ho montato questo Zenith, un 16 mm Zenith Fisheye, un obiettivo di produzione sovietica, non particolarmente costoso ma comunque molto interessante, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo, di cui penso farò una recensione, o meglio una condivisione dell'esperienza d'uso in futuro. La serie di foto è fatta tutta con il fisheye, proprio per enfatizzare questa sensazione di oppressione. Il progetto non si è concluso con la sola realizzazione delle fotografie, ma queste fotografie le ho poi stampate e mostrate anche ad alcuni amici che le hanno commentate. Il fatto stesso di osservare e commentare le fotografie insieme ad altre persone ha favorito particolarmente un processo di disidentificazione da quelle emozioni. Mi spiego meglio. Uno degli errori più grandi che produce la nostra mente è quello di farci identificare con le nostre emozioni, ed è per questo che poi andiamo incontro alla nevrosi, all'ansia, alla depressione e così via. Ci identifichiamo con le nostre emozioni e diventiamo le nostre emozioni dicendo: io sono depresso, io sono scocciato, io mi sento arrabbiato, io sono arrabbiato, quando in realtà emozioni e stati di animo sono un fenomeno naturale e passeggero. Noi però non siamo la rabbia, noi viviamo un momento di rabbia, noi non siamo l'ansia, viviamo una preoccupazione per un evento futuro incerto, ma non siamo l'ansia. Bene, sviluppare la capacità di staccarsi dalle proprie emozioni e di non identificarsi con esse, è il primo passo per tornare alla ragione ed è il primo passo per la guarigione. In più, quelle foto in cui si vedevano questi palazzi che mi sovrastavano e che mi coprivano, osservandolo meglio, potevano rappresentare anche qualche altra cosa. Non è detto che qualcosa che copre debba per forza schiacciare. Qualcosa che sovrasta può anche semplicemente coprire e proteggere. Quei palazzi ricurvi su di me potevano anche essere una difesa. Ho immaginato quindi che potessero rappresentare l'humus della terra che copre un seme nascosto dentro di me, a protezione di qualcos'altro che stava maturando, che era pronto per esprimersi e che aspettava solo un'opportunità propizia per emergere. Rivedere queste foto in un secondo momento non solo mi ha fatto
prendere consapevolezza dello stato del mio mondo interiore in quel momento, ma mi ha aiutato a disidentificarmi da queste stesse emozioni e mi ha fatto sviluppare un punto di vista più resiliente, più funzionale, adottando la metafora positiva di un seme che viene protetto da un ambiente che, se anche apparentemente può sembrare ostile, in realtà è amichevole. Come vedi, questa serie di foto è realizzata con uno stile fotografico unico. Anche il bianco e nero è unico, è un unico bianco e nero. Questo stile di bianco e nero è diventato poi la base progettale sulla quale ho poi sviluppato il mio personalissimo bianco e nero, quello con cui mi esprimo normalmente. Questa serie di foto non l'ho mai pubblicata, era e rimane un piccolo progetto personale in quanto non rappresenta il mio messaggio, quello che voglio comunicare al mondo, ma solo una piccola e temporanea esperienza mentale della mia esistenza. Tuttavia, realizzare quel primo progetto mi ha fornito una base, l'esperienza necessaria per tutti i progetti successivi, per tutti quelli che sono venuti dopo. Per questo motivo ti consiglio di cominciare dalle tue emozioni. Crea un piccolo progetto fotografico in cui parli delle tue emozioni, un progetto limitato nel tempo e nello spazio, che si sviluppa nell'ambito di un paio di giorni, e questo ti fornirà un forte elemento di crescita. Adesso veniamo agli aspetti più creativi del progetto fotografico e chiediamoci: perché è importante dedicarsi alla realizzazione di un progetto fotografico per il proprio messaggio artistico? Bene, dedicarsi a un progetto fotografico è fondamentale per la propria crescita artistica perché offre un'opportunità strutturata e focalizzata per esplorare, sviluppare e perfezionare il proprio lavoro. Innanzitutto ti aiuta a sviluppare e affinare uno stile personale. Lavorare su un progetto fotografico, dedicarsi ad uno e un soltanto tema, richiede coerenza comunicativa, che sono essenziali per sviluppare uno stile personale. Questo ti offre l'opportunità di chiarire a te stesso cosa vuoi raccontare oggi e qual è il tuo punto di vista su questa cosa che vuoi raccontare. Attraverso la pratica costante e il confronto con le proprie opere si impara poi a riconoscere e affinare le proprie preferenze estetiche, tecniche e tematiche. Il secondo motivo per cui è importante dedicarsi a un piccolo progetto fotografico è perché esso ti permette di raccontare storie più complesse e articolate rispetto ad una singola immagine. Attraverso una sequenza di fotografie si impara a costruire una narrazione visiva coerente, a sviluppare un tema e a mantenere l'attenzione del pubblico. Questo esercizio migliora la capacità di comunicare idee, emozioni e concetti attraverso le immagini, rendendo le proprie fotografie non solo tecnicamente valide, ma anche emotivamente e narrativamente potenti. In più, un progetto fotografico, anche piccolo come quello di cui ti ho raccontato, spinge ad esplorare nuovi orizzonti, sperimentare tecniche diverse e ad affrontare idee creative. Questo processo di esplorazione e sperimentazione è cruciale per la crescita artistica in quanto incoraggia ad uscire dalla propria zona di comfort, a sviluppare una visione più matura e sofisticata della fotografia. Un progetto fotografico è anche un'opportunità per esprimere la tua visione del mondo e la tua creatività personale. Come hai potuto vedere, con la mia storia personale, attraverso le tue immagini puoi condividere le tue idee, emozioni e storie con gli altri, sviluppare nuovi punti di vista e maturare convinzioni più funzionali e resilienti. Infine, e forse questo è l'argomento più importante, un progetto fotografico può aiutarci a prendere consapevolezza delle nostre emozioni, a conoscere meglio noi stessi, le nostre sofferenze, il nostro punto di vista sul mondo e sulle cose del mondo, a disidentificarci dalle nostre emozioni negative, a ristrutturare le nostre convinzioni, a diventare più resilienti e più sereni. In sostanza, un progetto fotografico è un viaggio di scoperta e di crescita personale. È un'occasione per imparare, sperimentare ed esprimere la tua creatività in un modo unico. Ricapitolando, in questo video del corso di creatività fotografica per aspiranti autori abbiamo esplorato un argomento assolutamente importantissimo: come creare progetti fotografici a partire dalle proprie emozioni. Siamo partiti
dall'assunto che realizzare un progetto fotografico è un passo importantissimo per sviluppare creatività e favorire la propria crescita artistica. Ti ho raccontato la mia storia personale in cui ti ho mostrato come e per quale motivo ho deciso di realizzare il mio primo progetto fotografico. Abbiamo visto che lavorare su un progetto fotografico richiede coerenza narrativa, fondamentale per sviluppare uno stile personale unico e riconoscibile, e per questo motivo ci aiuta allo sviluppo di uno proprio stile estetico personale. Un progetto fotografico ci permette di raccontare storie complesse e articolate attraverso una sequenza di immagini. Questo esercizio migliora la nostra capacità di comunicare idee e emozioni, rendendo le fotografie non solo tecnicamente valide, ma anche emotivamente potenti. Dedicarsi ad un progetto fotografico spinge ad esplorare nuovi orizzonti, sperimentare tecniche diverse e affrontare sfide creative. Questo processo ci aiuta a uscire dalla nostra zona di comfort, sviluppando una visione più matura e sofisticata della nostra arte. Un progetto fotografico è un'opportunità per esprimere la nostra visione del mondo e la creatività personale. Attraverso le immagini possiamo condividere idee, emozioni, storie, sviluppando nuovi punti di vista e convinzioni più resilienti. Realizzare un progetto fotografico ci aiuta a prendere consapevolezza delle nostre emozioni, a conoscerci meglio e a disidentificarci dalle emozioni negative. Questo processo favorisce la resilienza e una maggiore serenità. In sintesi, dedicarsi a un progetto fotografico è un viaggio di scoperta e di crescita personale che ti offre l'opportunità unica per imparare, sperimentare ed esprimere la nostra creatività. Bene, siamo giunti così alla fine di questo video. Anche nel prossimo video condividerò con te contenuti molto interessanti. Ti parlerò della Gelstat e in particolare ti presenterò 3 leggi visuali prodotte dalla psicologia della Gelstat per comporre immagini dal forte impatto visivo, immagini che focalizzano l'attenzione di chi le guarda. Se ancora non l'hai fatto, metti un bel like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i prossimi video. Inoltre, se ti va, fai circolare l'energia positiva. Non dimenticare di condividere il video con altri appassionati di fotografia che potrebbero beneficiare da queste informazioni. È fondamentale per me adesso sapere cosa ne pensi delle idee e delle informazioni che ti ho presentato finora. Fammi sapere tutto quello che pensi. Il canale sta partendo adesso e quindi hai davvero l'opportunità di partecipare attivamente a qualcosa di nuovo e non a qualcosa di preconfezionato. Scarica il workbook del corso del corso dal link in descrizione per gli esercizi pratici. Spero di averti stimolato fornendoti nuove riflessioni per la tua crescita fotografica. Ciao e alla prossima!